Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci, solo per i più esperti anche Luna e Venere in pesci. Andiamo a vedere come sarà questo mese di marzo 2026, dove molte delle mie ragazze e i miei ragazzi compiranno gli anni in questo mese. Allora, andiamo a vedere qual è il sentiero magico, sciamanico, affinché tu possa realizzare tutti i tuoi obiettivi ed essere nella bellezza radicale e totale. Lo facciamo partendo dagli oracoli, poi andiamo a fare la struttura dei tarocchi, dopo andiamo a esaminare l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò i rituali della buona riuscita per realizzare il tuo obiettivo in questo mese. Allora, partiamo dagli oracoli. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa realizzare bellezza, amore, gioia e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, come prima carta mettiamo lo spirito che ti visita in questo mese, la ferita, l'ombra che chiede ascolto, il dono che nasce, il miracolo quotidiano possibile. Allora, qual è lo spirito che ti visita in questo mese? Una scelta che ha a che fare con la voglia di esplorare il nuovo e la resistenza al cambiamento. Allora, lo spirito che ti viene a fare visita, te lo dico chiaro chiaro, come mi disse un carissimo amico maestro 20 anni fa. Mi disse: Francesca, hai paura di andare là? Sì, e allora è lì che devi andare. Allora è come se quella sorta di paura e timore diventa la tua bussola in questo mese. Lo spirito ti supporta, lo spirito che ti viene a fare visita è quello che ti supporta a osare oltre la paura, di fare una scelta. Mi verrebbe in mente che ti viene a visitare il dio Pan, ma non nelle sembianze del panico, ma nelle sembianze di colui che ti dà il coraggio di osare. Allora ti invito a guardare il podcast Invoca Dio Pan. La paura è eccitazione, perché quando abbiamo paura abbiamo voglia di fare quella cosa, eccitazione. È soltanto un modo diverso di approcciarla, è questo il senso. E quindi lo spirito che ti viene a fare visita è quello di osare di prendere una scelta. Ti troverai davanti a un bivio e lo spirito di Pan, potremmo dire a questo punto, del dio Pan, il dio della terra, del coraggio, ti supporta nel fare questa scelta. È la scelta della nuova identità. E ti consiglio anche il podcast Magia Pratica 15, l'amore incondizionato e la pacificazione degli spiriti mediante l'attenzione cosciente. Per chi sta facendo le pratiche dei 21 giorni insieme a me o il cammino sciamanico, poi non ne parliamo, il grande cammino sciamanico con le masterclass, sarete già indirizzate a questo, sentirete proprio l'eccitazione che vi fa superare la paura e ogni volta che arriverà la paura sentirete l'eccitazione di superarla. E il cammino sciamanico insieme a me lo puoi iniziare, per chi ancora non l'ha iniziato, con la pratica dei 21 giorni che trovi qua sotto all'info box e che ti instrada alla realizzazione di tutti i tuoi obiettivi. Andiamo a vedere adesso qual è la ferita che chiede ascolto. Orfani, sentirsi soli, sentirsi esclusi dalla vita, non sentirsi capiti, non sentirsi accettati. La paura di essere soli nel fare questa scelta. Chi fa il cammino sciamanico insieme a me lo sa benissimo quanto il potere della tua stirpe ti accompagna, perché lo state sperimentando con le pratiche, con l'amore e la passione con cui fate le pratiche tutti i giorni. Il cammino sciamanico si è rivelato essere il sentiero più efficiente e più efficace per realizzare tutti i tuoi obiettivi e sentire il potere della tua stirpe che ti accompagna nel fare tutte le scelte più appropriate con la tua anima.
Allora qua la carta di orfani mi dice smetti di sentirti da solo o da solo, o di vittimizzare o di sentirti vittima degli eventi, delle cose che accadono. Perché tutto ciò che accade è espressione del daimon, dell'amante invisibile. E quindi la paura che chiede ascolto, che va abbracciato, è devi abbracciarti quando senti le emozioni più sotterranee. Abbracciarti cosa vuol dire? Essere presenti all'emozione, quale Dio che hai davanti, come un Dio che hai davanti. Perché qua mi stanno raccontando che ti troverai a fare una scelta. La scelta fondamentalmente è quella di esplorare la nuova versione di te, che è il tuo sé superiore che nasce, l'amante invisibile. E anche se sei sola o solo, apparentemente sola o solo, abbraccia le emozioni e fai il salto grazie al Dio Pan. E vediamo qual è il miracolo possibile quotidiano. Wow, la pace. La versione di te che sperimenterai in questo mese custodisce l'uovo magico. Tu hai il potenziale in questo mese per sperimentare, per fare delle scelte in autonomia, con la forza della tua stirpe, della tua genia, e sentire la pace ogni volta che lo fai. E quindi è proprio nel mese del tuo compleanno tu custodirai quella nuova versione che è pronta a germogliare in primavera. È un grande potere quello che ti sta arrivando in questo mese. Ecco perché ti dico, fai il cammino sciamanico, perché come hanno sperimentato milioni di persone nel mondo e migliaia delle nostre sorelle e fratelli, il cammino sciamanico ti permette veramente di sentirti immortale. Allora c'è una grande sfida in questo mese. Più grande la sfida, più grande il potere. Smetti di sentirti sola o solo, o di vittimizzare, o di sentirti vittima, perché il sentirsi vittima è la vecchia identità. E abbi il coraggio di Perseo, il grande eroe del mito greco, che va nei suoi inferi e trova il tesoro per realizzare se stesso. È molto poetica questa lettura, molto toccante, bellissimo. Chi ha fatto il cammino sciamanico, il viaggio dell'eroe, in questo insieme a me, le masterclass, tu in questo mese esperirai gli strumenti che hai acquisito. Ok, farai esperienza. Allora, andiamo a vedere il viaggio in 7 carte. Energia generale del mese, l'atmosfera, il clima emotivo. 4 di spade, silenzio, devi fare una scelta, meditazione, yoga sciamanico. È un po' quel bilancio, no? Nel mese del tuo compleanno, è quel bilancio lì. Seconda carta, amore e relazioni, tutte le relazioni. Cosa ti chiede l'amore in tutte le relazioni? Amicali, familiari, tutte le relazioni. Questa è la tua carta, l'appeso. Ti chiede sacrificio dell'ego e rinascita nel sé. Cambio di prospettiva su come ti approcci alle persone, alle relazioni. Poi lo esaminiamo man mano che le apriamo tutte. Terza carta, lavoro, denaro, missione. Cosa accade nel lavoro? E vediamo anche il lavoro come atto sacro. Lucidità, regina di spade, tagli netti, taglio netto, tagli, lucidità, visione, non perdersi nel vittimismo, nei falsi moralismi.
non essere travolti dalle emozioni, ma governarle non è la parola giusta, è come essere centrati alle emozioni. Allora, quarta carta, corpo, energia, salute. Cosa chiede il corpo per sostenere l'anima in questo mese? Visione, 3 di bastoni. Immaginazione creativa attiva. Chi pratica con me lo yoga sciamanico è la visione della foresta immaginale, il luogo psichico dove tutto è possibile. E laddove tu non riesci a fare qualcosa nel corpo, quando entri nella foresta immaginale, come sapete bene, tu lo fai. Tu lo fai perché immaginazione attiva, creativa unita alle emozioni. E laddove tu sblocchi nel corpo, sblocchi anche le manifestazioni nella vita. Lo sapete bene. Qual è l'evento o la svolta del mese? Notizia importante o un evento? 4 di denari. Sì, allora mi stanno dicendo che la base di partenza della costruzione di grandi manifestazioni sono dentro di te già. Allora custodisce e non disperdere. Custodisce e non disperdere. Lavoro all'interno, lavoro introspettivo, c'è grande fermento introspettivo. Va bene. Qual è il consiglio sciamanico? Come attraversare il mese? Quale atteggiamento interiore? Cosa fare? Smetti di vedere le tue paure come dei demoni. Smetti di vedere la paura come un demone. Alleati ai demoni, come facciamo, non al demonio, ai demoni, daimon, no? Come facciamo nello yoga sciamanico. Fatemi mettere l'ultima, esito, benedizione finale. 5 di denari, e questo 5 di denari è la prova che viene superata come esito, benedizione finale. Tu produrrai, tu realizzerai laddove gli altri vedono mancanza. Tutto ciò che tu percepirai come mancanza, esclusione, tu ne trarrai beneficio e profitto da quello. Il 5 denari è una carta che mi parla del sentirsi esclusi, del sentirsi emarginati, la ferita sono sola, sono solo. Tu riuscirai a fare, siccome il miracolo è la pace, no? Riuscirai a fare delle cose che probabilmente non hai mai fatto. Non sentendoti sostenuta o sostenuto come vorresti tu dalle persone, ma iniziando a sentirti sostenuta dalla tua genia, facendo cose, passi incredibili che non avresti mai creduto possibili, generando, preparando il terreno fertile a manifestazioni profonde e quasi radicali. Allora, il mese inizia con una chiamata a fermarti. Ritiro sacro. È come se l'anima ti dicesse: ora ti porto nel tempio interiore, ora ti parlo nel silenzio. Cosa accade concretamente? Sentirai in questo mese il bisogno di isolarti di più. Rallenterai i ritmi. Ti distacchi da persone o da ambienti rumorosi. Avrai dei profondi momenti di introspezione, di riflessione profonda. È come se fosse una pausa rigenerativa. Non è una fuga, è preparazione a tutto quello che poi accadrà. In amore e nelle relazioni qualcosa si ferma o qualcosa cambia prospettiva. Potrebbe accadere che una relazione entri in pausa o che qualcuno si allontani, oppure sei tu a ritirarti emotivamente. Qua non parla di perdita, e parla di uno sguardo nuovo, di una prospettiva nuova, perché l'appeso ti dice: guarda da un'altra angolazione, non reagire, comprendi prima. In questo mese l'amore ti chiede resa e fiducia e soprattutto visione spirituale. Lavoro, denaro e missione, regina di spade, qua entri nella tua verità. Io vedo che tu qui in questo campo taglierai il superfluo, diventi lucida o lucido, prendi delle decisioni intelligenti. Concretamente cosa può accadere? Io ti vedo poter dire un no importante. Potresti chiudere una collaborazione. Potresti anche chiarire un accordo. Oppure potresti prendere proprio una posizione netta.
Questa non è una regina fredda, è una regina libera, che non ha paura. Perché come se dicesse, io scelgo ciò che è vero per me, il resto lo lascio andare. Cioè qua è una grande maturità spirituale applicata alla concretezza, alla materia, mi spiego? Il 3 di bastoni, cosa chiede il corpo per sostenere l'anima, energia e salute? Di guardare avanti, non restare nel passato, non restare nella paura. Il 3 di bastoni ti chiede movimento, aria nuova, orizzonti diversi, progettualità, visione creativa, e questo chi fa le pratiche di estasi sciamanica lo sa benissimo. Il corpo vuole espandersi. Chi sta facendo le pratiche dell'estasi sciamanica, qua vedrai già l'espansione del corpo, ti sentirai più forte. Ok? Il corpo vuole nuove possibilità. Ora, qual è l'evento, la svolta del mese? Il 4 ai denari parla di trattenere, di proteggere, di controllare, di paura di perdere, quindi si potrebbe manifestare come tu che ti chiudi o qualcuno che si chiude, oppure una situazione economica da gestire con prudenza, oppure tu che senti di voler tenere sotto stretto controllo qualcosa. Ma allo stesso tempo, io ti dico, questo è l'aspetto in ombra di quello che ti ho detto prima, no? Potresti sentire questa stretta, qualcuno tiene stretto qualcosa, o tu, o paura di perdere, paura di paura di non controllare. Qua l'evento del mese è una presa di coscienza su dove metti il controllo, perché se stringi troppo forte, se controlli troppo le cose, non puoi respirare, gli eventi non accadono. E in questo mese, come ti stavo dicendo prima, tu prenderai coscienza che tutto ciò che hai è il valore che possiedi per farti nascere. Mi spiego? Il 9 di spade, consiglio sciamanico. Paure, ferite, pensieri ossessivi, insicurezze. Il consiglio non è scappare, no. Siediti accanto alla tua paura e guardala negli occhi. Perché quando guardi la paura che è un'ombra, si illumina e non ti fa più paura. Devi dire alla tua paura: ti vedo, ti ascolto, ti porto con me nella luce. Questa è l'alchimia sciamanica. Chi fa le pratiche si fa un batter d'occhio questa cosa, non lo sapete bene? Perché? Perché tu stai iniziando a scegliere il linguaggio dell'anima, non più della mente. Il 5 denari parla di sentirsi esclusi, sentirsi soli, sentirsi fuori da qualcosa. Ma nella visione sciamanica il 5 denari, come questa carta, è il passaggio dell'iniziazione. Vi ricordate che abbiamo fatto la morte mistica nella quarta masterclass? Quanta paura c'era di morire a quella identità e quanta liberazione avete sperimentato poi e state continuando a sperimentare. Ecco, è il momento in cui tu lascerai in questo mese un vecchio mondo, ma non sei ancora entrato nel nuovo. Questa è la soglia. Ed è in questa soglia che nasce il vero potere. Quindi la scelta non è una scelta piccola, è lasciare il conosciuto per entrare nell'ignoto. Come sapete bene, quando fate le pratiche sciamaniche, voi lo fate automaticamente questo. L'anima ti dirà di saltare in questo mese. La paura profonda è questa. Ma se scelgo me, resterò sola? Resterò solo? Questa è una memoria antica, ragazze mie e ragazzi. È una memoria antica che abbiamo tutti, una ferita antica di esclusione, di abbandono. Ma è una memoria dell'ego, non è una memoria della tua anima. E la forza che ti dà l'anima ti permette di superare questa paura. E cosa nasce se attraversi tutto questo? Una pace profondissima. Quel silenzio interiore meraviglioso. Una serenità che non dipende più da fuori. È il preludio del piacere immoto, così come si chiama nello sciamanesimo, il piacere che non è più suscettibile dalle fluttuazioni esterne. È la colomba, l'uovo e la rinascita, proprio come a Pasqua. Quindi questo mese per te, io vedo che tu ti ritiri per ascoltarti,
tutte le relazioni d'amore, d'amicizia, familiari, amicali cambiano prospettiva, cioè vedrai gli altri come uno strumento della tua evoluzione. Cambiare prospettiva nelle relazioni è darsi alle relazioni quali eventi che ti portano a sperimentare il vero amore. Nel lavoro scegli la verità, il corpo ti spinge verso il futuro, vivi un momento di attaccamento-controllo che trasformerai paura del vecchio, scusami, paura del nuovo e resistenza, no, sul vecchio, ma il corpo ti spinge verso il futuro. Guarderai in faccia le tue paure più profonde, attraversando una sensazione di solitudine iniziatica e alla fine trovi una pace indescrivibile, autentica, sacra. Io ti dico, non aver paura di sentirti sola o solo per un momento, perché quello è il passaggio che ti porta alla tua vera casa. Allora lascia ciò che conosci e troverai una pace che non hai mai conosciuto prima. Vediamo cosa mi dicono i mini tarocchi, mettiamoci le specifiche. 4 di spade, la ruota della fortuna. Il destino ti porterà a fermarti un attimo. Gli eventi, per guardare gli eventi da un'altra prospettiva e nutrirli con l'amore incondizionato. Questo l'ho spiegato nel video Magia Pratica 15, l'amore incondizionato. Ok. L'appeso, relazioni. Perché gli eventi ti portano a questo? Perché devi fare una scelta importante. Cioè, come scegli di approcciarti agli eventi questa volta? Questa è la ruota del destino, la ruota del karma. Come vi insegno sempre, il karma non ha tanto a che fare con quello che ti accade, ma con il modo di relazionarti a ciò che ti accade. Allora, ci sono delle scelte importantissime da fare. Come ti relazioni questa volta? Allora l'anima tua sa già che vuole andare avanti, vuole allearsi agli eventi e non più denigrarli o allontanarli, perché tu sai che gli eventi, essendo enti, entità, spiriti, sono gli dei, se tu li eviti o cerchi di controllarli ti asfaltano. Ecco perché c'è la parte di te mentale che vuole controllare gli eventi o prendere delle decisioni impulsive, eccetera. No, questa volta come ti approcci? Cambio prospettiva, aspetta. Mi sento sola, mi sento solo. Bene, io uso quella potenza come la grande guerriera Tomoe, che ha nominato sempre, spesso nei suoi libri della mia maestra Selene, la guerriera Tomoe che usa la tristezza generata dalla perdita del suo compagno, il suo cane fedele, Roydon, se non sbaglio si chiamava, usa quella tristezza come potenza per vincere l'avversario. Allora mi alleo agli eventi, mi alleo a quella sensazione di solitudine, vincendo, oppure riperpetuo di nuovo gli stessi eventi nefasti. Questo è il senso. L'appeso. Sei di denari. Cambiando la prospettiva su come ti relazioni alle persone, all'amore, tu porterai equilibrio, non più sacrificarti per paura che l'altro non ti accetti. Tu ti sei sacrificata o sacrificato tante volte per piacere all'altro. Questa è la ferita dell'abbandono. Se poi non gli piaccio mi abbandona. Madre, padre, partner, amici. Compiacere l'altro. Quindi aspettate un attimo, dici. Ma io per compiacere l'altro mi sono distrutta. Mi sono distrutto. Allora tu cambierai prospettiva su questo e mediterai. Questa volta non compiaci più nessuno. Prendi armi e bagagli e te ne vai da una zona
che ti ha tenuta soggiogata per tutta la vita. Metaforicamente, simbolicamente, ma anche materialmente, per chi lo fa. Allora io smetto di darmi all'altro per paura di perderlo, io mi do all'altro nella misura in cui voglio darmi. Agisco dall'amore, non dalla paura. Andiamo a vedere la regina di spade sul lavoro. Qua non c'è pace interiore per gli obblighi morali, per i luoghi comuni. Ecco perché il dono in questo mese è la pace, capito? Regina di spade, lavoro, regina di spade, lavoro, missione, 5 di coppe, 5 di denari e 5 orfani. Tu smetti di fare un lavoro che non ti appaga, che non ti motiva, dove ti senti esclusa, dove le tue capacità non sono apprezzate, non ti senti apprezzata, tu smetti, cioè tu hai preso consapevolezza del fatto che sei stata male in certi ambienti lavorativi. Perché? Perché nelle relazioni ti sei data per paura. Smetti di sentirti a metà. Tu fai dei tagli qua nel lavoro, fai dei tagli, molti di voi lasciano un posto di lavoro, non si sentono appagate, nutrite. Vediamo il 3 di bastoni sul corpo. Asso di bastoni, il corpo ti chiamerà, il corpo ha una sapienza sua, ti guiderà il corpo. Senti i segnali del corpo perché si sta accendendo il fuoco della creatività e della passione. Ecco perché fai tagli, guardi le cose da un'altra prospettiva. 4 di denari sull'evento, ne mettiamo 3, asso di spade, asso di denari, quanti assi? Ah, il 5 di denari. Ti si possono presentare delle opportunità nuove, una chiamata per una nuova opportunità o di lavoro o qualcosa che alberga dentro di te, però c'è paura di perdere, di lasciare il conosciuto, magari fai un altro lavoro e hai paura di lasciare il conosciuto, però sai che c'è una nuova opportunità per te, per paura di perdere, paura di sentirsi esclusa o di non avere abbastanza. Vediamo sul 9 di spade, 5 di bastoni, conflittualità con altre persone, 5 di denari, guarda quanti 5 stanno uscendo, il mondo che si completa, successo pieno, cosa viene dopo il mondo? 10 di bastoni, il re di spade. Allora questo è il mese in cui fai pulizia emotiva e mentale. Tutti questi 5 sono cambiamento inevitabile iniziatico sciamanico. L'anima questo mese ti porta fuori da una vecchia pelle, anche se la tua mente resiste, ti sta portando fuori. La regina di spade qua decide, mentre il 5 di coppe qua sente il dolore. Allora, concretamente, tu o una persona, credo che sia tu ovviamente qui, prendi una decisione lucida, però c'è un po' di tristezza, c'è dispiacere, c'è malinconia, c'è il classico momento in cui dici so che è giusto così, ma mi dispiace. Può essere una chiusura di un lavoro, una cosa lavorativa, una chiusura in questo senso, un distacco, un ridimensionamento emotivo, è una liberazione consapevole dal passato questo, Mentre dentro di te nasce una nuova direzione, tu fai queste scelte, un nuovo progetto ci sarà in questo mese, un nuovo desiderio. Chiudi la porta davanti a te e si apre qua l'orizzonte, questo è il 3 di bastoni. L'eros di bastoni stavo dicendo, l'asso di bastoni è eros, vita, desiderio, creatività. Allora, cosa accade concretamente qua? Un reset totale nella materia e della sicurezza. 4 i denari, attaccamento, controllo, asso di spade, verità tagliente, asso di denari, nuova opportunità concreta, 5 i denari, paura di perdere, senso di mancanza. Allora, concretamente cosa accade? Una verità viene fuori, asso di spade. Questa verità ti costringe a lasciare una sicurezza vecchia e si apre una nuova opportunità materiale reale o di lavoro o soldi o casa o progetto, ma nel passaggio senti paura economica o insicurezza. Cioè è il classico passaggio, lascio ciò che mi dava sicurezza per qualcosa di più vero.
All'inizio sembra una perdita, 5 di denari, ma in realtà è un investimento. Ora, conflitti, competizione, confronto con gli altri, tensioni o sul lavoro o discussioni o confronto con persone che ti sfidano. Oppure un conflitto interno tra ciò che vuoi e ciò che temi. E il 9 di spade amplifica questo. Questa è una palestra evolutiva, ti sta rendendo più forte, più autentica, più centrata. E poi cosa succede? Che qua vivrai un momento in cui ti senti fuori, da sola o da solo, non compresa, senza appoggio. Ma questo segna la fine di un ciclo, non sarà più così. Un ciclo karmico importante. Lasci un grande peso che portavi da tanto tempo e alla fine diventi lucida, lucido, forte, padrona della tua verità, cioè diventi il re di spade, archetipo maschile interno integrato. C'è autonomia chiara, indipendente, allineata alla verità e una vera iniziazione di potere personale prende luogo. Quindi io vedo che questa scelta, questo bivio, fai una scelta lucida che porterà un po' di tristezza. Lasci qualcosa a cui eri legata o legato, affronti paure economiche o materiali, vivrai tensioni e conflitti che ti mettono alla prova, momento di solitudine iniziatica e tutto questo chiude un ciclo karmico enorme. Ti porta a una nuova identità forte, libera e vera, ma soprattutto con un nuovo fuoco, una nuova direzione, nuova vita concretamente. Guarda, eccole qua le opportunità. Ecco perché prima ti ho detto che chi sta facendo il cammino sciamanico, questo è il mese iniziato in cui dici, bene, ho tutte le armi, adesso vinco io. Tutti questi 5 sono, vi ricordate, in una delle masterclass abbiamo fatto il tamburo immaginale, senti quel tamburo interno, che è il palpito dello spirito dentro, che ti dice cambia pelle adesso, seguimi. Il 5 è il passaggio, è la crisi sacra, la trasformazione, la muta dell'anima. E tu stai facendo questo, stai diventando una versione più autentica di te. Non avere paura di ciò che stai perdendo, è perché il prezzo per la tua libertà è enorme. Dopo questo passaggio sarai più forte, più vera, più viva di prima. Wow, mamma che sudate mi fate fare, ragazzi, queste stue. Bellissimo, ok. E vediamo adesso nell'amore cosa accade. Allora, andiamo a esaminare le relazioni, abbiamo visto quell'appeso con il 6 denari, no? L'equilibrio nelle relazioni. Vediamo cosa accade. Amore, pesci, marzo 2026. Come vanno a stare i miei ragazzi nell'amore? Regina di spade, ti vedo qua di nuovo come regina di spade, 3 di bastoni, visione, e il cavallo di denari. È molto chiara la stesa. Allora, mi sta dicendo che questo mese tu tagli, mente lucida. Sicuramente mi dicono le carte, hai sofferto moltissimo nel passato. Lo so, lo vedo, tantissimo. Però quella sofferenza ti ha forgiato. Adesso, in questo mese, il 3 di bastoni mi parla al centro stesa di un'apertura di cammino. Torna la fede nelle connessioni, nelle relazioni. Una fede. Io qua vedo una persona, un cavaliere di denari. Non è un fuoco di paglia. Il cavaliere di denari è una persona che va lenta, che è costruttiva, qualcosa che si costruisce a poco a poco. A poco è sedimentato, è radicato. Quindi perché? Perché tu giustamente stai con la spada puntata, ma chi fa le pratiche sciamaniche sta con la spada di luce puntata, per illuminare tutte le zone d'ombra che l'altro ti può proiettare e acquisirne con amore, con consapevolezza. Allora c'è qualcosa qui di concreto che arriva a poco, con calma, a poco, piccoli passi. Per alcune di voi, per la gran maggioranza di voi, ritorna la fede nell'amore che tu riversi nel piano pratico. Puoi incontrare qualcuno all'interno di contesti lavorativi,
con cui c'è una condivisione pratica, non ci sono coppie ancora qui. Quindi cos'è? È necessario che tu ti radichi nella materia, nella sicurezza di te, nelle scelte che fai, per poi condividere la tua interezza con un'altra persona. Quindi è un processo di radicamento nella propria sicurezza materiale, cioè nel tuo corpo. Ecco perché nel corpo è uscito il 3 di bastoni. Mi radico nel corpo. Io ti consiglio vivamente qua di fare la danza del piacere. Chi ha fatto con me le masterclass ovviamente con la Tandava, la danza con il divino, da ripetere quella danza lì. Sapete che quello è l'elisir della bellezza, della realizzazione dell'obiettivo. Ok, la danza del piacere sul canale ti porta ugualmente a sperimentare questo stato d'estasi prima nel corpo, e sono le vibrazioni delle cellule del tuo corpo che chiamano le manifestazioni d'amore, no? E di tutto quello che manifestiamo. Allora, la lettura sull'amore ti dice radicati nel tuo corpo e poi c'è questa persona in arrivo, piano piano, non è subito, piano piano. Magari c'è già e non te ne accorgi subito, ma il senso qual è? Radicati nel corpo, muovi il corpo, stai nel corpo, ama il tuo corpo. Ok, vediamo chi è che arriva nei tuoi confronti. Fatto sta che questo è il mese in cui tu ti metti alle spalle relazioni ormai obsolete, logore, che ti trascinano. Anche pensieri di relazioni, un modo di amare. Allora, qual è l'energia della persona che ti viene incontro? Wow, il sole. Qua c'è una bellissima amicizia in arrivo per alcuni di voi, la base, le basi della fiducia. Il 2 di denari e la morte. Allora, partiamo dalla figura energetica di questa persona. È una persona che ha grande fiducia nella vita, o porterà fiducia nella vita. Il sole è allegria, il sole è libertà dai vincoli, dalle catene, del luogo comune, dei moralismi. È una persona che, il 2 di denari mi parla di una persona che ha, o che è già così, danza con la vita senza recriminare niente, dà il giusto peso alle cose. Vedo una persona che è molto occupata, ma con entusiasmo a fare più cose magari contemporaneamente, ha entusiasmo a danzare con la vita. Ecco perché ti ho detto, siccome il 2 denari per me è la danza della vita, no? In bilico la danza, fatti la danza del piacere, perché questa è la risonanza. La morte mi parla di una persona che sta affrontando un grande cambiamento della sua vita. Questo cambiamento è volto a cosa? Ce lo dicono le carte precedenti, a mettere in equilibrio gli aspetti della propria vita, dare il giusto peso alle cose, dare il giusto peso a non far sbilanciare l'equilibrio del 2 denari. Grande cambio radicale, può essere una persona che ha avuto un divorzio, una persona che si è lasciata alle spalle una situazione importante o più aspetti della propria vita. La morte è un cambio radicale su tutti gli aspetti della propria vita, sostenuto da un grande entusiasmo per danzare nuovamente con la vita. Può essere che già tu la conosca questa persona o è l'energia della persona nuova. Se è una persona nuova, eccola qua perché è una cosa che si concretizza più lentamente, perché è una persona che non vuole impegni a lungo termine, c'è il sole, il 2 di denari, la morte, è una persona che vive quotidianamente l'attimo presente nell'entusiasmo di danzare con la vita. Ok, premesso la descrizione delle energie, vediamo cosa accade alla fine dell'amore per te.
4 di bastoni, wow, 10 di denari. Porca miseria, scusate il termine, il Papa. Mi ha ammutolito questa triade, mi ha ammutolito, paggio di denari. Sai perché mi ha ammutolito? Perché chi legge i tarocchi lo sa bene, noi facciamo anche l'approccio sciamanico, ma sono carte di stabilità, di matrimonio, di convivenza, di realizzazione di una stabilità pratica, materiale, la conquista di una stabilità che ha le basi per una stabilità a lungo termine. Però c'è un però. Dice, ecco il però, sì, il però l'abbiamo visto nella lettura precedente. Questo è un amore equilibrato, un amore laddove tu non ti sacrifichi per paura di non piacere all'altro. Questo è un amore condiviso, un amore che si completa, che si riconosce nella pratica, nella materia. Quindi, e si concretizza nel tempo, ma si concretizza su basi veramente indistruttibili, Non è qualcosa che arriva subito, ma è qualcosa che si sente subito, perché lo vedi nei fatti. Questa è l'alleanza con il tuo amante mistico, l'amante invisibile, lo sposo, la sposa invisibile, che ti permette anche di pacificare tutte le immagini perturbate rispetto alla tua stirpe, alla tua genia, che hanno dato relazioni conflittuali nella tua genia, nella tua stirpe, non risolvendole mai. Qua c'è la risoluzione. Stabilità. Stabilità, la potenza e il Papa. Questa è una relazione che tu costruirai sulla base delle lezioni spirituali apprese. Abbiamo visto tanti 5 nella lettura precedente, qua abbiamo il 5 per eccellenza che è il Papa. Il Papa degli arcani maggiori è come se fosse l'insieme di tutti i 5 degli arcani minori. Colui o colei che ha attraversato le divergenze e le crisi, il 5 le crisi, sulla realtà visibile, gli arcani minori, e ha integrato le lezioni spirituali, non facendosi più trasportare dagli eventi nefasti del karma, e questo genera stabilità nelle relazioni. La puoi già conoscere questa persona o non conoscerla affatto? Allora, se la conosci già, è una presa di posizione importante su quello che è una programmazione a lungo termine. Wow, mi ha un po' ammutolito questa. Vediamo energia positiva per te. Un sogno che si avvera, la stella. Un sogno che si avvera in amore, acci picchiolina. Vediamo per curiosità il blocco che viene superato, energia negativa. La regina di coppe, qua ci sei tu, o può essere anche un archetipo, un altro archetipo femminile. La regina di coppe al blocco è che magari avevi perso un po' la pazienza. Avevi perso la pazienza indurendoti un po'. Sei di coppe. Avevi perso la pazienza rispetto, o comunque non eri più, rispetto a questioni riguardanti il passato, persone del passato. Allora, qual è il punto? Smetti di sacrificarti per piacere agli altri come hai fatto nel passato o con una persona che già conoscevi, e si realizza l'amore alla pari. Wow, ok. Questo è il potenziale, va bene? È il lavoro su di te che determina la realizzazione di questo potenziale. Ok, vediamo con i miei potenti oracoli cosa ti dice questa persona. Li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Ho sempre avuto paura dell'amore. Poi sei arrivata tu e mi hai sorriso.
sono spacciato, mi sono innamorato. Qua vediamo, non è un amore così, cioè è un amore che ha delle basi importanti, Tempo e pazienza, cosa ti ho detto? Cosa ti ho detto? Tempo e pazienza per questa costruzione, sono denari. I denari si radicano nel tempo, nella materia e danno le fondamenta importanti. Già vedo l'incontro. E poi questo fluire, no? Questa costruzione. Cos'altro? Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Questo riguarda te, secondo me, anche. Ben aspettato sono i nuovi incontri, che magari non lo vedi subito, ma è già davanti a te. Caspita, che lettura profonda! Che lettura profonda! Vediamo una cosa. Qual è l'archetipo che viene integrato? Il mentore, questo è il Papa. L'acquisizione delle nuove esperienze spirituali come maestra acquisisci, come maestro. Trasmette saggezza e perfezione il carattere degli alunni. Qual è l'archetipo che viene integrato? È quello dell'acquisizione degli strumenti spirituali. Diventi tu il Papa, capito? E quindi lo proietti fuori con una persona di un certo spessore. Basta sacrificarsi per amore? Nel senso, non è il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi agli eventi, all'amore, è il sacrificio per paura di perdere l'altro. Qua è un amore alla pari. Bellissimo, veramente bellissimo. Vediamo cosa ti dicono queste. Lasciare una traccia. Ora è il momento di lasciare il tuo segno nel mondo. Decidi tu cosa ti sembra giusto. Incarna il tuo potere di leadership e crea il tuo mondo dai tuoi desideri più profondi. È una carta iniziatica anche questa, no? Cioè, qual è il tuo desiderio in una relazione? In questo caso. Bene, incarnalo e vai. Ora andiamo a vedere cosa ti dicono le carte del drago immaginale in merito a tutta la lettura che abbiamo fatto, comprensiva di quella di prima. Per questo mese, che ti darà anche il rituale della buona riuscita per incarnare questo lasciare una traccia, i tuoi desideri più profondi. Il mago di Oz, è bellissimo il mago di Oz. Devi credere solo in te stesso e in te stesso. Tu sei il mentore di te stesso o di te stesso, non ci sono maestri esterni. Non ci sono maestri esterni. Il mago di Oz ti dice assolutamente che sei tu la maestra o il maestro. Guarda, ti leggo la storia perché è stupenda, ti fa già fare un salto. 12, corrispondente anche all'appeso che è la tua carta. Cioè ti devi riprendere il tuo potere, capito? Smetterà di sacrificarti per piacere agli altri perché tu sei un essere unico e irripetibile. Allora, ti leggo subito. Allora, qua. Il mago di Oz. La narrazione espone il tema della conoscenza di sé, che è un tema sempre attuale. I protagonisti, Dorothy, lo spaventapasseri, il boscaiolo di latta, il leone, sono tutti in cerca di qualcosa che hanno già.
Dorothy ha le scarpette magiche che possono riportarla a casa, ma non è a conoscenza dei loro poteri. Lo scoprirà soltanto quando sarà giunta a Oz. Lo spaventapasseri ritiene di non avere un cervello, perciò vuole andare dal mago di Oz assieme a Dorothy per chiedergliene uno, anche se in verità un cervello già ce l'ha. Il boscaiolo di latta ritiene di non avere un cuore che invece dimostra di avere. Anche lui vuole andare dal mago di Oz per ottenerne uno. Il leone pensa di non avere il coraggio e vuole andare dal mago di Oz per farselo dare, ma in verità anche lui possiede già ciò che sta cercando. Il mago di Oz è un grande bluff. La sua grandezza e la sua abilità di mago sono un imbroglio. Lui non è altro che un ometto insignificante, ma tutto il popolo lo crede potentissimo. Lui, sottraendosi alla vista del popolo, si rende irraggiungibile e incontestabile, perché se nessuno lo vede nessuno lo può smentire. In una frase del libro il mago si esprime in questo modo: ma come faccio a non comportarmi da ciarlatano quando tutta questa gente mi costringe a far cose che tutti sanno benissimo che non si possono fare? La figura del mago di Oz ci lascia intendere che spesso il popolo vuole credere che i propri leader siano grandi uomini, ma il più delle volte non lo sono. Il potere si regge su un imbroglio. In presenza di questa carta riprenditi il tuo potere. La carta ti dice che hai delegato all'esterno qualcosa che devi invece compiere in prima persona. Quella scelta lì dall'inizio. Riprenditi l'autorità, la forza e il potere decisionale. Vedi la prima carta del bivio, la decisione. Adesso ti do il rituale per la buona riuscita. In una postura meditativa, sdraiato sulla schiena o seduto sulla sedia nella posizione del faraone, cioè piedi a terra, schiena dritta, mani rivolte verso l'alto, appoggiate alle cosce, o anche seduto a gambe incrociate, rilassati profondamente, facendo 10 respiri dal naso leggermente più intensi rispetto al ritmo spontaneo della respirazione. Chiedi al tuo istinto di mostrarti ciò che hai alienato e ti devi riprendere, dicendo: Maestro, ti prego, portami la visione della preziosa risorsa che ho perduto e dammi la forza per attivarla. Questa carta è connessa con la carta dello spirito animale. L'animale di riferimento nella meditazione è il bufalo. Puoi visualizzarlo all'inizio e alla fine della tua meditazione. Quindi chiedi al maestro questo perché tu in questo mese diventi il mentore, fai delle cose che non hai mai fatto prima, sentendo una pace incredibile che ti permette di sperimentare il vuoto prima della grande manifestazione di questa nuova identità. Bellissimo. Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, concludo qui. Mi raccomando, praticate e realizzate i vostri più grandi ideali e obiettivi. Io ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!